Lezione 1. Apprezzamento artistico. Ehi Anna, speravo di sapere la tua opinione su qualcosa. Certo, cosa hai in mente? Beh, ultimamente mi sto appassionando molto all'arte contemporanea. A. Il mondo dell'espressione moderna e astratta. Cosa ha attirato la tua attenzione? Sono particolarmente affascinato da questi pezzi concettuali che evocano emozioni più profonde. Interessante. Cos'è che ti risuona in quello stile? Adoro il modo in cui gli artisti riescono a trasmettere così tanto attraverso forme minimali, quasi ambigue. Decisamente. Il potere della suggestione e dell'interpretazione è così avvincente. Esattamente. Ti fa davvero pensare e sentire a un livello più viscerale. Sono d'accordo. L'arte contemporanea spesso ci sfida a guardare oltre la superficie. Assolutamente. E trovo che più lo esploro, più strati scopro. Questa è la sua bellezza. Ti invita ad approfondire e trovare il tuo significato. Decisamente. Sono curioso di sentire il tuo punto di vista. Quali tipi di arte ti interessano di più? Beh, sono più attratto dall'espressionismo astratto e dalle sue qualità emotive e gestuali. Ah sì, l'energia grezza e sfrenata di quello stile è così accattivante. Esattamente. Il modo in cui gli artisti canalizzano le loro emozioni attraverso il mezzo è affascinante. Vedo l'appello. C'è qualcosa di così primordiale e viscerale in questo approccio. Decisamente. Attinge all'esperienza umana universale in un modo molto profondo. Ben detto. Sono felice che abbiamo potuto approfondire il nostro comune amore per l'arte contemporanea. Lezione 2. Preparare una tempesta. Ehi Anna, ho sentito che hai intenzione di cucinare. Cosa c'è nel menù? Oh sì, sono entusiasta di provare una nuova ricetta per dei deliziosi gusci ripieni di spinaci e ricotta. Oh, sembra assolutamente delizioso. Che tipo di ingredienti ti serviranno? Bene, vediamo. Le cose principali che userò saranno gli spinaci freschi, la ricotta e alcuni gusci di pasta. È un'ottima combinazione. Cos'altro pensi di aggiungere al piatto? Utilizzerò anche aglio, cipolle, erbe aromatiche e una deliziosa salsa di pomodoro per legare il tutto. Mi viene l'acquolina in bocca solo a pensarci. Ci sono altri passaggi importanti di cui dovrei essere a conoscenza. Beh, dovrò assicurarmi di precuocere gli spinaci e preparare in anticipo il ripieno di ricotta. Ah, capito. La preparazione è fondamentale per un piatto del genere, immagino. Esattamente. E poi è solo questione di assemblare i gusci e cuocere il tutto. Sembra un processo piuttosto semplice, ma sono sicuro che il risultato finale sarà sorprendente. Lo spero sicuramente. Il mio obiettivo è un pasto confortante, ma elegante, di ispirazione italiana. Bene, con tutti questi ingredienti deliziosi sono sicuro che verrà un risultato fantastico. Apprezzo il voto di fiducia. Sarò sicuro di farti sapere come va. Per favore, fallo. Non vedo l'ora di conoscere la tua creazione culinaria. Lezione 3. Scelte rispettose del budget.
Buongiorno Anna. Sto cercando di acquistare un nuovo laptop, ma sono preoccupato per il prezzo. Ehi Giovanni, bene, qual è il tuo budget? Posso aiutarti a trovare qualcosa di conveniente. Vorrei mantenerlo sotto gli $800 se possibile. È ragionevole, ci sono alcune ottime opzioni in quella fascia di prezzo. Veramente. Che marche consigliate? Suggerisco di dare un'occhiata a marchi come Acer e Lenovo, spesso fanno buoni affari. Ne ho sentito parlare bene. Quali caratteristiche dovrei cercare? Concentrati sulla velocità del processore e sulla RAM. Ciò influenzerà le prestazioni in modo significativo. Fatto. E per quanto riguarda la durata della batteria? La durata della batteria è fondamentale. Obiettivo per almeno 8 ore per l'uso quotidiano. Sembra un piano solido. Grazie per i suggerimenti. Nessun problema. Teniamo d'occhio anche le vendite. Potresti ottenere un accordo migliore. Ottima idea. Apprezzo il tuo aiuto nel rendere più semplice questa decisione. Lezione 4. Routine mattutina. Ciao Anna, a che ora esci di solito per andare al lavoro? Ciao Giovanni. Di solito parto verso le 8:30 del mattino. E tu? Il mio obiettivo è da partire entro le 8:00, ma a volte rimango preso dalla routine mattutina. Lo capisco. Le mattine possono essere frenetiche. Cosa fai per prepararti? Mi piace fare una buona colazione e controllare la posta elettronica prima di uscire. È intelligente. Qual è la tua colazione preferita? Di solito mangio farina d'avena con frutta. Mi mantiene pieno più a lungo. Sembra salutare. Spesso mangio toast con burro di arachidi e una banana. È un'ottima scelta. Preferisci preparare tutto la sera prima? A volte lo faccio. Fa risparmiare tempo al mattino. Fai? Sì, mi piace preparare il pranzo la sera prima per evitare di avere fretta. È una buona idea. Ti aiuta a rimanere organizzato. Esattamente. Inoltre, è più salutare che prendere qualcosa mentre sei in movimento. Lezione 5. Volontari medici. Buongiorno Anna. Ultimamente ho letto del ruolo dei tecnici e degli operatori sanitari. Ehi Giovanni, interessante. Cosa hai imparato? Ho scoperto che ci sono anche volontari non medici che lavorano per i medici senza retribuzione. Veramente? È fantastico. In che tipo di compiti aiutano? Assistono nel lavoro amministrativo, nel supporto ai pazienti e persino nel sensibilizzazione della comunità. È così prezioso. I volontari possono fare un'enorme differenza nel settore sanitario. Assolutamente. Il loro contributo aiuta ad alleggerire il carico del personale medico. Pensi che sia importante che le persone facciano volontariato nelle loro comunità? Decisamente. Promuove il senso di comunità e aiuta chi è nel bisogno. Inoltre, è un ottimo modo per acquisire esperienza e incontrare nuove persone. Esattamente.
Molti volontari trovano gratificante restituire qualcosa. Sono d'accordo. È stimolante vedere così tante persone disposte ad aiutare gli altri. Mi piacerebbe esplorare personalmente le opportunità di volontariato. Lezione 6. Dalla costa alle montagne. Ehi Anna, sapevi che l'Oceano Pacifico è a ovest degli Stati Uniti mentre le montagne rocciose sono a est? Ciao Giovanni. Sì, trovo affascinante quel contrasto geografico. Sono come due mondi. Esattamente. L'oceano e le montagne offrono ambienti così diversi. Lo fanno davvero? Li hai mai visitati entrambi? Io l'ho. Le spiagge sono rilassanti mentre le montagne sono perfette per le escursioni. Sembra un'avventura. Quale preferisci? Adoro fare escursioni in montagna. I panorami dall'alto sono mozzafiato. Posso immaginare. Ma c'è qualcosa di speciale nel suono delle onde sulla spiaggia. Vero. Entrambi i posti hanno il loro fascino. Hai un'attività preferita in entrambe le località? Mi piace fare surf in spiaggia e sciare in montagna. Sono scelte fantastiche. Entrambi richiedono abilità e sono molto divertenti. Sì, si tratta di abbracciare la natura, sia essa sull'acqua o sulla terra. Assolutamente. Penso che sperimentarli entrambi sia fondamentale per apprezzarne la bellezza. Lezione 7. Una storia di due città. Buongiorno Anna. Stavo pensando alla frase una storia di due città. Ehi Giovanni, questo è un concetto potente. Cosa intendi? Ciò suggerisce che luoghi diversi possono avere esperienze molto diverse per le persone. Sì, è fondamentale che gli americani comprendano che la diversità esiste nel nostro paese. Esattamente. Dobbiamo far sì che il popolo americano ascolti la nostra storia di due città. Come pensi che possiamo convincerli? Condividendo storie personali ed esperienze provenienti da diverse regioni. È un'ottima idea. Gli esempi di vita reale possono creare empatia e comprensione. Giusto. Aiuta a colmare il divario tra culture e stili di vita diversi. Sono d'accordo. L'educazione e il dibattito aperto sono vitali a questo scopo. Sì, dobbiamo incoraggiare conversazioni che evidenzino le nostre differenze e somiglianze. Assolutamente. Si tratta di promuovere un senso di comunità nonostante i nostri diversi background. Continuiamo a promuovere queste discussioni. Sono essenziali per una società unita. Lezione 8. Pianificare in anticipo. Ehi Anna, prima di uscire facciamo insieme una breve lista. Ciao Giovanni. Sembra un'ottima idea. Cosa dovremmo includere? Penso che dobbiamo prima elencare gli elementi essenziali come acqua e snack. Assolutamente. Rimanere idratati è importante, soprattutto se staremo fuori per un po'. Giusto. E la protezione solare è fondamentale per la protezione dal sole. Buon punto. Mi dimentico sempre di metterlo in valigia.
qualunque altra cosa? Che ne dici di un kit di pronto soccorso? È meglio essere preparati per infortuni minori. Ottimo suggerimento. È sempre saggio averne uno a portata di mano. Dobbiamo pensare all'intrattenimento? Sì, un altoparlante portatile potrebbe essere divertente per la musica. Cos'altro ne pensi? Magari un mazzo di carte? Sono perfetti per passare il tempo. Ottima idea. Ricordiamoci anche di portare una macchina fotografica per immortalare i ricordi. Decisamente. Adoro scattare foto durante le nostre avventure. Perfetto. Sembra che abbiamo una lista solida. Prepariamo tutto. Lezione 9. Esplorare Internet. Buongiorno Anna. Hai mai pensato a quanto è vasto Internet? Ehi Giovanni! Sì, è incredibile. È una rete di pagine elettroniche dove le persone possono trovare quasi tutto. Esattamente. Puoi conoscere qualsiasi argomento, fare acquisti o persino connetterti con gli amici. È fantastico per la comunicazione. I social media hanno cambiato il modo in cui interagiamo. Di sicuro. Ma ha anche i suoi lati negativi, come la disinformazione. È vero, è essenziale verificare le fonti prima di credere a ciò che leggiamo. Sì, il pensiero critico è fondamentale quando si naviga nei contenuti online. Quali strumenti usi per aiutarti a trovare informazioni affidabili? Utilizzo spesso siti web di verifica dei fatti e cerco fonti affidabili. Mossa intelligente. Controllo anche più fonti per ottenere una visione equilibrata. È un'ottima strategia. Internet può essere uno strumento potente se usato con saggezza. Lezione 10. Routine di fitness. Ehi Anna, ultimamente mi sono concentrato sulla mia routine di allenamento. Ciao Giovanni. Sembra fantastico. Quali esercizi stai incorporando? Mi corporo distensioni su panca, presse per le spalle e curl per bicipiti. Carino. Quelli sono eccellenti per sviluppare la forza della parte superiore del corpo. Esattamente. Mi sento già più forte. Hai una routine di allenamento? Io faccio. Mi concentro su un mix di allenamento cardio e forza. È un buon equilibrio. Quale cardio preferisci? Adoro correre e andare in bicicletta. Mantengono il mio cuore sano. Correre è fantastico. Anche a me piace, soprattutto all'aperto. Sì, l'aria fresca fa una grande differenza. Stabilisci obiettivi specifici. Io faccio. Ho iniziato a fissare obiettivi specifici per ogni settimana. È intelligente. Ti aiuta a mantenerti motivato. Qual è il tuo obiettivo attuale? Voglio aumentare gradualmente il peso della panca. Grande obiettivo. Il progresso è fondamentale nel fitness. Hai monitorato i tuoi progressi? Sì, lo scrivo ogni settimana. È incoraggiante vedere miglioramenti. Lezione 11. Strategie efficaci. Buongiorno Anna.
Hai trovato qualche strategia che funzioni bene per te ultimamente? Ehi Giovanni, sì, ho iniziato a fissare obiettivi specifici per i miei progetti. Sembra efficace. Come tieni traccia di questi obiettivi? Utilizzo un'agenda per annotare i miei compiti e le scadenze. Accorto. Trovo che visualizzare le attività mi aiuti anche a rimanere organizzato. Esattamente. È soddisfacente spuntare le cose dalla lista. Dai la priorità ai tuoi compiti in base all'urgenza. Sì, li classifico, quindi affronto prima quelli più importanti. È un ottimo approccio. Aiuta davvero a gestire il tempo in modo efficace. Decisamente. Hai provato a suddividere attività più grandi in passaggi più piccoli? Io rende i progetti scoraggianti più gestibili. Assolutamente. È meno travolgente e mantiene alta la motivazione. Continuerò a perfezionare le mie strategie per vedere cosa funziona meglio per me. Lezione 12. Una gita veloce. Ehi Anna, vuoi prendere un caffè in quel bar a pochi isolati da qui? Ciao Giovanni. Suona bene? Prendo la mia giacca e possiamo uscire. Grande. Mi piacciono sempre i loro latte macchiati. Qual è la tua bevanda preferita lì? Adoro il loro tè chai. È così saporito e confortante. Bella scelta. Hai provato i loro pasticcini? Sono deliziosi. Sì, i croissant alle mandorle sono i migliori. Non potrò mai resistergli. Lo stesso qui. Dovremmo trovarne uno da condividere. Assolutamente. Condividere lo rende ancora più piacevole. Preferisci sederti dentro o fuori quando arriviamo? Mi piace sedermi fuori quando il tempo è bello. È rilassante. Sono d'accordo. È bello osservare la gente mentre ci godiamo i nostri drink. Esattamente. Inoltre, l'aria fresca è rinfrescante. Andiamo. Non vedo l'ora. Vediamo quali nuovi gusti hanno oggi. Lezione 13. Preferenze film. Buongiorno Anna. Ho sentito che ti piace guardare i film. Quali generi ti piacciono? Ehi Giovanni. Adoro un mix di generi. A volte guardo film tristi che mi fanno piangere. Veramente. I film tristi possono essere così commoventi. Qual è il tuo preferito? Direi La colpa delle nostre stelle. È straziante ma allo stesso tempo bellissimo. Ne ho sentito parlare. Di solito preferisco le commedie per fare una bella risata. Le commedie sono ottime per alleggerire l'atmosfera. Quale ti piace di più? Superman mi fa sempre ridere. I personaggi sono esilaranti. È un classico. Mi piacciono anche le commedie che hanno un buon messaggio. Decisamente. È bello quando un film riesce a farti pensare mentre ridi. Esattamente. Si tratta di trovare quell'equilibrio. Guardi qualche documentario? Sì,
possono essere davvero illuminanti e informativi. Lezione 14. Lezioni di cucina. Ehi Anna, di recente ho provato a cucinare una nuova ricetta e non è andata come previsto. Ciao Giovanni. Oh no, cosa è successo? Ho cotto troppo il pollo ed è risultato asciutto. Sì, ho imparato la lezione adesso. Questo è un errore comune. E tu? Qualche consiglio di cucina che hai raccolto? Ho imparato a usare un termometro per carne per verificare la cottura. È un'ottima idea. Aiuta a prevenire la cottura eccessiva. Consiglio anche la marinatura per il sapore. La marinatura fa un'enorme differenza. Qual è la tua marinata preferita? Adoro un semplice mix di olio d'oliva, succo di limone e aglio. È così rinfrescante. Sembra delizioso. Dovrò provarlo la prossima volta. Decisamente. E non dimenticare di lasciare riposare la carne dopo la cottura. Buon consiglio. Riposare aiuta a mantenerlo succoso. Cosa ti piace cucinare di più? Mi piace preparare i primi piatti, sono veloci e soddisfacenti. La pasta è una delle preferite. Adoro quanto sia versatile per diverse salse. Lezione 15. Avventure sull'isola. Buongiorno Anna. Stavo pensando di esplorare altri tesori nascosti dell'isola. Ehi Giovanni, sembra eccitante. Che posti hai in mente? Voglio dare un'occhiata ad alcune spiagge locali meno affollate. Ottima idea. Quei luoghi nascosti possono essere così belli e pacifici. Esattamente. Non vedo già l'ora di scoprire nuovi posti. Hai sentito parlare delle cascate segrete nelle vicinanze? No, non l'ho fatto. Sembra fantastico. Dove si trovano? Sono un po' fuori mano, ma ne vale assolutamente la pena. Conta su di me. Adoro una bella avventura. Hai qualche consiglio per l'escursione? Porta molta acqua e indossa buone scarpe. Può diventare scivoloso. Buon consiglio. Mi assicurerò di prepararmi adeguatamente. Cos'altro dovremmo portare? Magari un pranzo al sacco? Sarebbe bello godersi un pasto vicino alla cascata. Sembra perfetto. Pianifichiamolo questo fine settimana. Lezione 16. Ciambelle deliziose. Ehi Anna, hai mai provato quei piccoli pani fritti con vari condimenti? Ciao Giovanni, stai parlando di ciambelle? Sono così gustosi. Sì, la maggior parte delle ciambelle ha un buco nel mezzo. Qual è il tuo tipo preferito? Adoro le ciambelle glassate, sono dolci e soffici. E tu? Sono un fan di quelli ricoperti di cioccolato. La combinazione è irresistibile. Il cioccolato è sempre una buona scelta. Hai provato qualche gusto unico? Recentemente ho mangiato una ciambella al bacone acero. È stato sorprendentemente buono. Sembra intrigante. Dolce e salato insieme sono un mix divertente. Esattamente.
È interessante quanto le persone creative possano essere con i gusti delle ciambelle. Di sicuro. Alcuni posti hanno anche ciambelle fruttate o speziate. Mi piacerebbe provarne uno piccante. Deve avere un calcio. Decisamente. Le ciambelle sono così versatili. C'è qualcosa per tutti. Dovremmo organizzare una giornata di degustazione di ciambelle qualche volta. Lezione 17. Delizie italiane. Buongiorno Anna. Che ne dici di iniziare stasera a cena con la cucina italiana? Ehi Giovanni, sembra fantastico. I piatti di pasta e le pizze sono deliziosi. Sì, adoro i buoni spaghetti alla carbonara. Qual è la tua pasta preferita? Mi piacciono molto le penne all'arrabbiata. Ha un bel tocco piccante. È un'ottima scelta. Preferisci fare la pasta a casa o ordinarla fuori? Mi piace farlo a casa. È divertente e puoi personalizzarlo. Assolutamente. Gli ingredienti freschi fanno un'enorme differenza. Che condimenti preferisci sulla pizza? Sono una fan della classica margherita con basilico fresco. Semplice ma gustoso. Classico. Mi piacciono i peperoni e i funghi per un sapore un po' più. Sono ottimi condimenti. Hai mai provato a fare la pizza da zero? E io ho. È un processo divertente soprattutto stendere l'impasto. Sì, e puoi sperimentare diverse salse e formaggi. Organizzeremo presto una serata italiana con pasta e pizza fatti in casa. Lezione 18. Elementi essenziali per la sicurezza aeroportuale. Ehi Anna, volevo chiederti una cosa prima del mio prossimo volo. Qual è il problema con tutte le regole di sicurezza aeroportuale relative all'elettronica di questi tempi? Eh sì, la sicurezza aeroportuale può essere complicata quando si tratta di laptop, telefoni e altri gadget. La cosa principale è che vogliono che tu rimuova eventuali dispositivi elettronici più grandi dalle tue borse in modo che possano essere scansionati separatamente. Vedo. Ho notato che mi chiedono sempre di portare fuori il portatile, ma devo fare lo stesso anche per il mio smartphone. Bella domanda. In genere, ti consigliamo di portare fuori dalla borsa anche il tuo smartphone, insieme a eventuali tablet o altri dispositivi elettronici più grandi. L'obiettivo è fornire agli scanner una visione chiara di tali elementi. HM va bene. Questo ha senso. Che dire di cose come powerbank o cuffie wireless? Devono uscire anche quelle. Ah sì, questi tipi di dispositivi elettronici e accessori più piccoli di solito dovrebbero rimanere nel bagaglio a mano. L'attenzione si concentra principalmente sugli oggetti più grandi e densi come laptop e tablet. Capito, aiuta molto. Voglio sempre assicurarmi di seguire correttamente le regole e di non ostacolare la linea di sicurezza. Decisamente. E la buona notizia è che la maggior parte degli aeroporti avrà una segnaletica chiara che spiega i requisiti specifici, così potrai ricontrollare mentre procedi. Ah sì, è super utile. Terrò d'occhio questi segnali. C'è qualcos'altro che dovrei sapere prima del mio prossimo viaggio. Lasciami pensare. Oh, un altro consiglio da professionista. Prova a riporre i tuoi dispositivi elettronici in una parte facilmente accessibile del tuo bagaglio a mano. In questo modo potrai estrarli in modo rapido ed efficiente. Ah sì, ottimo consiglio. Mi assicurerò di tenerli vicino alla parte superiore della mia borsa.
Non voglio scavare freneticamente mentre la linea si muove. Esattamente. L'organizzazione è fondamentale quando si tratta di superare senza problemi i controlli di sicurezza dell'aeroporto. Stai attento alle regole e te la caverai in un batter d'occhio. Fantastico. Tutto questo le è super utile. Adesso mi sento molto più preparato a gestire la parte elettronica della sicurezza aeroportuale. Sono felice di aver potuto fornire alcuni suggerimenti utili, John. Ricorda solo di mantenere la calma, di ascoltare le istruzioni e sarai sulla buona strada in pochissimo tempo. Suona bene. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo per guidarmi attraverso tutto questo. Ora so esattamente cosa aspettarmi. Ovviamente. Lieto di aiutarla. Ti auguro viaggi sicuri e senza stress sul tuo prossimo volo. Fammi sapere se sorgono altre domande sull'aeroporto. Andrà bene. Va bene, mi sento fiducioso e pronto ad affrontare la sicurezza aeroportuale come un professionista. Grazie ancora, Anne. Quando vuoi, John. Buon viaggio! E non dimenticare di ricontrollare le linee guida sulla sicurezza prima di andare in aeroporto. Andrà bene. Ci vediamo dopo. Lezione 19. Restituire attraverso il servizio alla comunità. Ehi, Anna, ho pensato molto a come potremmo essere maggiormente coinvolti nella nostra comunità locale. Cosa ne pensi? Mi piace questa idea, John. Penso che sia molto importante per tutti noi trovare il modo di restituire e sostenere le persone che ci circondano. Hai in mente qualche causa o organizzazione specifica? In realtà speravo che potessimo scambiare qualche idea insieme. Sento che ci sono tanti modi in cui potremmo fare davvero la differenza, ma non so da dove cominciare. Capisco perfettamente. Ci sono così tanti meravigliosi enti di beneficenza e organizzazioni no profit locali che potrebbero aver bisogno del nostro aiuto. Forse potremmo prendere in considerazione il volontariato presso una banca alimentare o un rifugio per È un senza ottimo tetto. suggerimento. Aiutare a fornire pasti e altre risorse essenziali a chi ne ha bisogno è un modo davvero efficace per restituire qualcosa. Assolutamente. E sai, penso che sarebbe un vantaggio anche per noi così come per loro. Impegnarsi nel servizio alla comunità è un'esperienza davvero gratificante. Sono d'accordo, penso che sia nostro dovere, nei confronti di noi stessi e della nostra comunità, essere maggiormente coinvolti. È una vittoria in tutto e per tutto. Esattamente. E più persone verranno coinvolte, più risultati potremo realizzare insieme. Sono davvero entusiasta della prospettiva di trovare un modo significativo per fare volontariato. Anche io penso che sarebbe un ottimo modo per creare nuove connessioni nella comunità e fare davvero una differenza tangibile. Decisamente. Hai altre idee che vorresti esplorare? Sono aperto a qualsiasi cosa, dal lavoro con i bambini all'assistenza agli anziani o anche alla pulizia di parchi e spazi pubblici. HMM, lasciami pensare. Che ne dici di qualcosa come un progetto di orto comunitario? Potremmo sporcarci le mani e aiutare a coltivare prodotti freschi da donare. Mi piace quell'idea. Un orto comunitario sarebbe una risorsa meravigliosa per le famiglie locali. E sarebbe un lavoro fisico così gratificante. Concordato. Inoltre, sarebbe un ottimo modo per apprendere nuove competenze e connettersi con i nostri vicini. Mi sto emozionando solo a pensarci. Anche io. Ok, dico che iniziamo a esaminare alcune opportunità di volontariato locale e vediamo cosa suscita il nostro interesse. Sarà così appagante.